Buongiorno, siamo qui con Marta Tibaldi, psicologa, analista, didatta e supervisore dell'AIPA e dell'AIAP, esperta del metodo dell'immaginazione attiva, autrice del libro Pratica dell'immaginazione attiva, dialogare con l'inconscio e vivere meglio. Insegna il metodo dell'immaginazione attiva in contesti nazionali e internazionali, utilizzando la scrittura attiva profonda, una modalità propedeutica alla pratica del metodo. Oggi la dottoressa Tibaldi ci parla del metodo dell'immaginazione attiva. Buongiorno Gerardina, grazie, e vorrei iniziare questa conversazione sul metodo dell'immaginazione attiva citando alcune parole di Jung tratte da Ricordi, sogni e riflessioni, che è quella che noi consideriamo la sua autobiografia. E Jung scrive: la differenza tra me e la maggior parte degli uomini è che per me i muri divisori sono trasparenti. Altri ritengono i muri così spessi che al di là di quelli non vedono nulla e perciò credono che non vi sia nulla. In un certo qual modo io percepisco i processi che si verificano nel profondo e da ciò deriva la mia certezza interiore. Chi non vede nulla non ha nessuna certezza e non può pervenire a nessuna conclusione o non può fidarsi delle sue conclusioni. Ecco, io credo che il metodo dell'immaginazione attiva sia importante proprio perché ci mette nella possibilità di non solo riconoscere i muri divisori, ma andare oltre e quindi di entrare consapevolmente in rapporto con quel mondo che sta al di là, che è il mondo delle immagini inconsce. Quindi il metodo è proprio una possibilità attiva, intenzionale e che viene svolta in stato di veglia per entrare in rapporto e dialogare con le immagini inconsce. Quindi qualcosa di molto importante. Dopo questa importante premessa, mi potresti dire più in specifico in che cosa consiste il metodo? Sì, dunque, un modo per visualizzare in che cosa consiste il metodo è quello di ricorrere all'immagine dell'asse io-sé, che è un concetto importante della psicologia analitica, cioè del fatto che la nostra psiche non è composta soltanto da quello che chiamiamo il complesso dell'io, quindi dalla percezione cosciente, ma appunto si fonda e si radica su questa realtà molto più ampia che è quella della psiche inconscia, da cui lentamente l'io prende forma, e questo è anche il compito della prima parte della vita, di diventare consapevoli e di strutturare un io ben funzionante. Ma poi quello che noi dobbiamo fare è integrare le informazioni che provengono dall'inconscio, e questo lo facciamo in ambito analitico, lo facciamo attraverso l'analisi dei sogni, attraverso il rapporto con l'analista, quindi l'analisi del transfert e da parte dell'analista del controtransfert, e però lo possiamo fare attivamente, come dicevo, in stato di veglia, anche per conto nostro, attraverso il metodo dell'immaginazione attiva. Quindi capiamoci, il metodo dell'immaginazione attiva è un metodo già avanzato di dialogo e di rapporto con l'inconscio, tant'è che si impara strada facendo, però l'interessante è che appunto ci dà la possibilità di autonomamente gestire questo continuo flusso di informazioni tra la nostra parte conscia e la nostra parte inconscia, e questo ci permette di realizzare la nostra personalità totale, ovvero, come dice Jung, andare lungo il nostro processo di individuazione consapevolmente. Ok, mi potresti delineare in maniera più approfondita come funziona il metodo dell'immaginazione attiva? Sì, dunque una suddivisione molto utile per capire come funziona il metodo dell'immaginazione attiva è quella sistematizzata da Marie-Louise von Franz, che parla di 4 fasi di svolgimento e di realizzazione del metodo. Allora, la prima fase consiste nel fare il vuoto mentale. Allora, come dicevo appunto, noi normalmente siamo identificati con i nostri processi consci, ovvero abbiamo la mente piena di pensieri, diciamo così. Ecco, per entrare in rapporto con l'inconscio abbiamo bisogno di mettere da parte questa modalità dell'io, di silenziare l'io in qualche modo, e ci sono delle tecniche che ci permettono appunto di fare il vuoto mentale, e questa è la prima fase.
Una volta fatto il vuoto mentale, che cosa accade? Che noi abbiamo creato uno spazio perché l'inconscio possa emergere attraverso delle immagini e quindi aspettiamo che compaia una prima immagine e fissiamo quella prima immagine che sarà l'immagine con cui noi iniziamo poi il processo di confronto con l'inconscio. Quindi fare il vuoto mentale, lasciare emergere un'immagine, siamo alle prime due fasi. Poi abbiamo la terza fase che è il confronto diretto e attivo con l'immagine inconscia e quindi cominciamo un dialogo. Allora qui vorrei notare una cosa: naturalmente ci sono vari modi di intendere il metodo dell'immaginazione attiva e così per ricordare tecnicamente ci sono delle concezioni restrittive o estensive del metodo. Il mio modo di fare immaginazione attiva è un modo restrittivo e contempla un dialogo verbale, quindi io mi focalizzo in particolare sulla possibilità di dialogare verbalmente con le immagini. Quindi abbiamo questa prima immagine e ci rivolgiamo all'immagine come se fosse una presenza reale, quindi iniziamo un vero dialogo che è appunto chiedere per esempio all'immagine che è, chi è, perché è lì, cioè sentire, ascoltare le informazioni che ci vengono dall'inconscio. Si crea questo dialogo e quindi c'è uno scambio continuo di informazione tra punto di vista conscio e punto di vista inconscio. A quel punto noi sviluppiamo anche una terza posizione che io chiamo quella dell'osservatore, cioè una possibilità di guardare questo dialogo e di prendere posizione. Questa è la quarta fase, cioè la quarta fase del metodo consiste nel assumere una posizione responsabile ed etica nei confronti delle informazioni che abbiamo ottenuto. Come dire, noi possiamo avere molte informazioni, però è importante che poi decidiamo dove siamo rispetto a questo, quindi ci assumiamo una responsabilità e usciamo da quelle posizioni ambivalenti e quindi ambigue che spesso ci caratterizzano. Il metodo dell'immaginazione attiva è difficile da praticare? Dunque, diciamo, se uno ha un'esperienza analitica e quindi è in grado di riconoscere il funzionamento del complesso dell'io e quello che è appunto l'emergere delle immagini inconsce, il processo può andare avanti abbastanza facilmente, però è tutta la fase propedeutica che è difficile, perché appunto se noi siamo identificati con l'io, neanche ci accorgiamo dei messaggi inconsci, non li decodifichiamo, neanche li riusciamo a vedere in qualche modo, agiscono e basta. E per questo io ho sviluppato questa metodologia che ho chiamato scrittura attiva profonda, perché attraverso la scrittura è possibile differenziare ciò che attiene al complesso dell'io, ciò che attiene alla produzione immaginale inconscia e appunto dare forza a questo osservatore, cioè a questa posizione terza, che poi è quella che può prendere posizione. E la scrittura attiva profonda si basa proprio su questa nozione che dicevo prima, che è quella dell'asse io-sé. Quindi se lo volessimo visualizzare abbiamo una polarità che è il complesso dell'io, un'altra polarità che è il sé e l'osservatore che poi è come il regista, no? Che prende posizione e dà lo stile a questo rapporto. Jung ci dice che ci possono essere delle difficoltà quando appunto l'equilibrio tra l'io e il sé non è ottimale. Allora, se per esempio l'io è troppo debole, attivare le immagini inconsce può essere pericoloso perché le immagini inconsce hanno un grande potere energetico, quindi l'io potrebbe essere catturato dalle immagini e fare quell'esperienza che Jung definisce inflazione psichica, cioè l'io si identifica con l'immagine inconscia e viene catturato, quindi non ha più senso critico, possiamo dire così. O al contrario, se l'io è
impaurito, potrebbe essere così difeso da non riuscire a fare accedere le immagini nel suo spazio psichico. E questo diciamo come funzionamento di base dell'asse io-sé. Poi invece una volta che noi riusciamo a fare immaginazione attiva, un problema potrebbe essere quello della intellettualizzazione, ovvero ci soffermiamo troppo sui contenuti e cominciamo a parlare di questi contenuti ma in modo intellettualizzato, appunto, non spontaneo, non di esperienza, oppure l'estetizzazione, che è far andare avanti tutte le forme dell'immagine e quindi fermarsi di nuovo a quel livello. Quindi quali sono i rischi? O essere catturati dalla psiche inconscia, oppure essere tutti dentro l'io e quindi il dialogo poi non c'è, diventa un rapporto dell'io con se stesso. Quindi ecco, però con un'esperienza analitica, la scrittura attiva profonda, noi siamo in grado di vedere tutto questo e anche dov'è che magari noi scivoliamo, no, verso modalità che non sono proprio immaginazione attiva vera e propria. Ok, potresti spiegarci perché è importante il metodo dell'immaginazione attiva per la nostra igiene psichica? Dunque, è fondamentale perché Jung dice una cosa tra l'altro molto bella nella funzione trascendente, dice: attraverso il metodo dell'immaginazione attiva noi ci possiamo rendere autonomi dall'analista. Quindi qui si tocca il problema dell'analisi terminabile o interminabile. Allora è chiaro che l'analisi come processo di rapporto con noi stessi è interminabile, perché noi per tutta la vita ci confrontiamo con quello che pensiamo, con quello che sentiamo, con quello che ci accade. Quindi l'analisi è in questo senso interminabile, però l'analisi è terminabile se noi pensiamo alle sedute analitiche con l'analista di persona in presenza. Allora Jung dice: nel momento in cui noi siamo in grado di avere questo scenario psichico e di prendere una posizione attiva, non abbiamo più bisogno di andare nella stanza d'analisi, perché la stanza d'analisi è diventata interna. E quindi possiamo diventare autonomi rispetto all'analista, continuare il nostro processo di conoscenza di noi, di integrazione delle informazioni inconsce e appunto navigare rimanendo in una dimensione che ascolti e si confronti continuamente con questa dimensione più profonda. Va bene, grazie Marta Tibaldi Prego, per grazie questa a te. introduzione al metodo dell'immaginazione attiva.